Se vi ricordate, avevo portato tempo fa sul canale un'interfaccina piccolissima audio Bluetooth per trasformare qualsiasi dispositivo non Bluetooth in Bluetooth, quindi delle casse, diciamo, normali con un'uscita jack, cioè un'entrata jack, quello che sia, collegate a questa, diciamo, queste periferina. Ed era questa qui che vedete in sovraimpressione, solamente che da un po' di tempo a questa parte questa piccola periferica mi si stacca dall'assistente, diciamo questo dietro, di Amazon, che non posso dire il nome se non parte. Quindi non so perché faccia questo problema, però diciamo che sono stato costretto a cambiare ovviamente dispositivo, e avevo preso, adesso ve lo faccio vedere negli ordini, un altro dispositivo molto bello, questo qui, ok, molto bello, che però era anche in offerta, adesso 26 euro, ma forse ancora in offerta. Vedete che c'è sempre sotto il coupon del 15%, solamente che non si agganciava assolutamente, cioè si agganciava e poi si staccava, quindi non riuscivamo a copiarlo con Amazon, con l'assistente vocale. Allora cosa ho fatto io? Ho fatto una cosa molto bella, l'ho rimandato indietro perché ho detto a Amazon: guardate che questo non si accoppia col vostro dispositivo, e loro ovviamente molto, come dire, abbastanza offesi si sono praticamente, hanno detto no, non va bene questo, quindi bisogna in qualche modo, ok, ovviare questo problema. E allora cosa ho fatto? Adesso aspettate che vado a cancellare qua, perché non so perché non l'ho trovato, e ho preso un altro dispositivo, ho rimborsato quello, per l'avevo pagato 19 euro, ecco perché era molto in sconto. Ho preso questo qua che è ancora più piccolo. Ho provato, adesso si aggancia ad Amazon, quindi speriamo che funzioni sempre. Anzi, era scarico, si è sganciato ma era scarico, quindi diciamo che mi ha fatto un po' spaventare, però poi alla fine si è agganciato. Quindi adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a vedere questo piccolo dispositivo, lo andiamo a configurare in una cosa scema proprio, e se qualcuno ovviamente vuole acquistare questo oggetto, se non c'è ancora, oppure se anche voi avete qualche problema, il link ovviamente è in descrizione. Io sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologia legati agli smartphone, tablet e ovviamente anche all'audio, vedete queste periferine qui. Quindi andiamo a vedere subito questo piccolissimissimo dispositivo Bluetooth che può trasformare le vostre casse, le vostre cuffie, quello che volete, in un dispositivo Bluetooth. Eccola qua, la scatoluzza è arrivata, eccola qui. E allora andiamo a vedere cosa c'è dentro. Diciamo che non c'è niente di che dentro, ovviamente c'è il dispositivo molto piccolo, come avevo detto, le istruzioni che possiamo ovviamente andare a vedere, ma è molto semplice da utilizzare. E poi abbiamo l'UIO, lo mettiamo un attimo da parte. Qua abbiamo il collegamento, ovviamente jack, e qui ovviamente casca ovviamente l'asinello, perché se non abbiamo jack dobbiamo munirci di un altro cavo, RCA, jack, quello che è. Ok, quindi vabbè, questo va dato così. E poi ovviamente abbiamo il suo caricatore che dobbiamo subito spaccare, perché ho visto che è scaricuzzo, allora bisogna andare subito a metterlo sotto carica, se no non si aggancia da nessuna parte. E vabbè ragazzi, questo è un dato di fatto. La batteria la danno per 16 ore, quindi vediamo. Questo è un adattatore per inserire direttamente il nostro amiguzzo all'interno di qualsiasi cosa, quindi fa entrata e uscita, quindi lo colleghiamo e poi lo andiamo a collegare in un altro dispositivo, quello che vogliamo. Un po' scuro mi sembra, però è bello questo gioco di luci di ambiente. Lo mettiamo qua, e qui non abbiamo più niente qua dentro, non c'è più niente. Abbiamo lui che è molto semplice da utilizzare, è molto piccolo, vedete, è molto piccolino. Lasciami. Guardate com'è piccolo. È piccolissimo, molto piccolo. Abbiamo il tasto qua principale che è d'accensione, poi abbiamo da una parte ovviamente diciamo l'entrata jack, mini jack da 3,5, e qua abbiamo i volumi, e anche ovviamente se schiacciamo lungo può saltare la traccia e andare avanti e indietro. Quindi diciamo che come dispositivino, qua sotto vabbè abbiamo la presa di ricarica USB-C, come dispositivo piccolino, diciamo che
può andarci più che bene perché è un dispositivo che a me è piaciuto subito per la sua dimensione. Adesso lo andiamo a collegare perché come ho detto è scaricuzzo, quindi non si può andare a collegare a nessuna cosa e vi farò vedere se non lo vado a sfasciare adesso. Vi farò vedere come ovviamente va accoppiato a uno smartphone. Io l'ho copiato ovviamente al dispositivo dietro, ma possiamo copiarlo a qualsiasi smartphone. E andiamo a vedere adesso come accoppiarlo all'iPhone. Siamo pronti per andare a collegare la nostra interfaccina. Io vado ad alimentarlo un attimo col power bank perché non ci arriva fin lì. E ho visto che diciamo, il dispositivo Amazon si scollega perché diciamo, si vede che è scarico. Adesso il power bank è acceso, ovviamente andiamo a vedere come si accende questo, ve l'ho già fatto vedere, basta cliccare su questo tasto per 2-3 secondi, vedete che lampeggia, ok? E praticamente adesso lampeggia velocemente, ok? Velocemente lampeggia, poi dopo, quando si attaccherà, diciamo, quando si aggancia a un dispositivo, smartphone, quello che sia, fa un attimo di fermo e poi cioè lampeggia di nuovo. Adesso vi faccio vedere, sperando che vediate bene tutto, vedete che è comparso, adesso compare giù quello qua, si abbina, vedete che tac, fa un lampeggiamento e poi cioè, si fissa un attimo e poi praticamente riparte. Andiamo a mettere il jack come ho fatto vedere qua, ovviamente è la prima volta che abbiamo spaccottato il jack qua dentro, ok? E ho detto una piccola castronata, anche se è grande, i tastini che ci sono qua sopra servono per quello che ho detto, ma per andare avanti di una traccia indietro basta cliccare una volta sola e invece il volume basta cliccare lungo, si abbassa e si alza il volume. Ma la particolarità di questa cosa è che adesso vado ad accendere le casse, lo rispengo, ok? Lo rispengo e vi faccio sentire cosa dice. Power on. Connected. Ok, connesso, ok. E non solo, se clicco sopra ovviamente il tasto parte la musica. Ok, per ragioni di copyright la devo bloccare ovviamente. Adesso vi faccio sentire invece i volumi, cioè il volume, faccio così, vado di nuovo, Maximum volume. ok, avanti di una traccia, indietro, avanti, ok, stop. Ecco, perché sennò poi mi bannano il canale, ovviamente mi bannano il video. Adesso faccio invece di nuovo, clicco di nuovo sul tasto e che succede? Power off. Ok, ci avverte anche che è stato spento ovviamente il dispositivo. Ecco, l'ho dovuto alimentare, adesso si è spento il power bank, ma alimentandolo, spero che sia così, io lo spero, che sennò se ne va ovviamente da dove è venuto, alimentandolo spero che ovviamente con il dispositivo Amazon non si stacchi come quell'altro, perché non si è staccato alimentandolo, invece non alimentandolo si è staccato, si vede che ovviamente la batteria è ovviamente scarica, anche se dicono che dura 16 ore, quindi 16 ore è una buona durata, anche perché questo dispositivo può essere collegato anche in macchina, quindi potete anche collegarlo diciamo al Bluetooth della macchina e quindi trasmettere il vostro cellulare, cioè potete fare un po' quello che vi pare. Lo danno proprio per dispositivo da auto, però ovviamente anche da casa ci mancherebbe. Quindi molto piccolo, direi per 15 euro, 14 euro rotti, ci sta e secondo me se funziona bene me lo terrò e sperando che non faccia la fine di quell'altro, ovviamente il primo che abbiamo visto, che praticamente poi alla fin dei conti si è un po' come dire, si è spento, non si scollega, forse le batterie non tengono più, non so, però mi spiace perché funzionava benissimo e quella, la particolarità che aveva era un trasmettitore e ricevitore, questo invece riceve solo, cioè trasmette solo, scusate. Cioè trasmette, non riceve il Bluetooth, l'audio da un dispositivo e lo praticamente lo diffonde nelle casse. Invece quell'altro poteva fare anche trasmissione e ricezione, quindi poteva essere accoppiato a un altro dispositivo. Ma a me va bene così perché tanto quello che deve fare lo fa. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video cosa facciamo? Condividiamo con tutti oppure ce lo guardiamo fra di noi? Questa è una domanda che mi sorge spontanea, io tanto lo faccio. E poi ovviamente il link in descrizione per il prodotto, ovviamente se volete acquistarlo.
E l'ultimo, vi chiedo se non l'avete ancora fatto, specialmente voi 82%, dai, iscrivetevi almeno 2 o 3 al canale, e quindi poi ovviamente si può anche disdire l'iscrizione, è gratuita, non costa niente. Se vi interessa ovviamente l'argomento, ragazzi, facciamo sempre ovviamente le iscrizioni a canali dove ovviamente ci interessa quello che dicono, se no facciamo iscrizioni che poi alla fine non ci servono a nulla e non ci danno nessuna informazione che noi poi vogliamo. Va bene ragazzi, cosa dire? Io vi ridò appuntamento al prossimo video, ci vediamo presto.